lux, memorie inattive, non stanno interferendo. A questo punto trovi il sistema di agganciarti con la parte animica e facciamo pulizia. Tutti i microchip che sono all'interno del cranio, all'interno del corpo, eccetera, eccetera, vengono eliminati. Come? Con la volontà. Come con la volontà? Sì, lo vedi dall'esterno, si chiama doppia dissociazione. Lo vedi dall'esterno il tuo cranio, guarda, ci sono dei pallini strani che non sono tuoi. E lei l'anima fa, sì, è vero. Roba, chi l'ha messa? L'ha messo quello che sembra un serpente, il viscido. Cioè, poi c'hanno tutte queste espressioni un po', il biscio. Io mi ricordo c'era una che la chiamava il biscio. È venuto il biscio questa notte. Il biscio, sì, il biscio. E questa ragazza si è liberata, quella del biscio. Ora c'è un'altra che usa sempre la stessa terminologia. Vedi? Perché dall'esterno, allora parliamo 30 secondi di una nota tecnica, il processo di dissociazione. Voi potete vedervi in due modi, per esempio sognare in due modi, da dentro, come la telecamera è dentro di voi, oppure dall'esterno, che voi fate qualcosa. Questi due processi sono legati all'emisfero destro e all'emisfero sinistro. Quando noi vediamo da dentro le cose, noi stiamo utilizzando prevalentemente l'emisfero sinistro, cioè la parte maschile di noi, la razionalità. Quando ci vediamo dall'esterno, stiamo usando l'emisfero prevalentemente destro, cioè la parte animica. Allora, in un processo di dissociazione, quando te ti vedi da fuori, te non te ne accorgi, ma io sto facendo lavorare la tua parte animica. E la tua parte animica, siccome ha dei canali completamente diversi per capire e vedere le cose, non ha gli occhi, vede quello che noi non possiamo vedere. Lo vedi il microchip lì dentro? Ah sì, lo vedo. E dov'è? E lei ti dice sempre dov'è, esattamente in quel posto. Lì, ce n'è uno lì, ce n'è uno lì, ce n'è uno lì e ce n'è uno lì. Sempre. Quindi non è che se lo può inventare, perché li becca tutti. E io gli dico, beh, come abbiamo fatto la modificazione dello spazio-tempo, ora si modifica, prendi il microchip e con la tua volontà lo fai fuori. Una parte animica mi dice, e se poi si rompe il cervello? Ti preoccupare, non si rompe il cervello. Se lo fai un bel lavoretto, vedrai che il cervello non si rompe. Ah, allora va bene, e lo fa. È un bambino piccolo la parte animica, È un bambino piccolo che si chiede delle cose e si rompe il cervello, poi. Quando te vai a fare poi le lastre successivamente, ci sono due possibilità. O questo pallino non c'è più e c'è il buco al posto del pallino, oppure c'è questo pallino ma è rotto e non funziona più. Ecco. Si sentono anche delle sensazioni corporali a volte, piccole, è come se ti tagliassero, ti infuocassero, ti cosassero qualcosa, si sente, il soggetto sente questa cosa, perché si può fare in ipnosi ma anche nel Simbad ovviamente, cioè in quell'esercizio che è una sorta di pseudo-autoipnosi. E così liberiamo tutto, i microchip. Poi lì si scopre sempre che c'è qualcosa in più che non si era calcolato, soprattutto nell'apparato genitale femminile introducono qualcosa che io non ho mai capito che cos'è, che però deve essere eliminato anche quello. A cosa serve? Non lo so. Però poi se ti fermi sui singoli pezzi, la parte nemica ti dice sì, questo me l'ha messo quell'altro, quello come te. Quando dice quello come te vuol dire un militare. Oppure no, quel biondo, quello biondo, ma biondo quale? Quello biondo. Sì, ma allora gli devi dire com'è vestito di blu, e allora è uno, perché se no per lei è biondo, quello alto. E a questo punto, quindi microchip eliminati. Guarda nella tua testa, c'è ancora qualcosa che non va, cosa vedi? Vedi la memoria relativa che sta in una zona del cervello e il lux, che è questa pallina luminosa che cerca di scappare, non si vuol far trovare, quella la devi prendere, la devi fottere, la devi bruciare, non la devi mandare via perché sennò poi rientra e ti fa perdere un sacco di tempo. Fottila subito. Se ci si riesce, siamo stati abbastanza convincenti, la parte animica fa il suo lavoro. Poi guarda, dietro la schiena, nella spina dorsale, in parte in alto e in parte in basso, quinta dorsale, quinta lombare, dove tutti gli addotti hanno sempre un mal di schiena della Madonna, lì si potrebbe fare proprio il club degli addotti, li riconosci dalla quinta lombare, che qui c'è la cosa piegata in due. Perché lì c'è stato un intervento che probabilmente illo tempore noi pensavamo fosse un prelievo di midollo osseo,
non ci giurerei sopra, però ci assomiglia a un prelievo di midollo osseo, dove il soggetto gli piantano un ago a destra e un ago a sinistra e fanno un taglio al centro, e dove la parte viene criogenizzata, cioè si sente freddo, dice l'addotto. Noi abbiamo ipotizzato a un prelievo di midollo osseo, non lo so. Vede quelle cose, la parte anemica, e le fa saltare tutte. E quindi ci troviamo a questo punto con il nostro addotto che deve fare l'operazione di pulitura temporale, dopodiché gli si dice, come in PNL, uguale, ora guarda nel futuro. Tornano? Sì, porca puttana. Ma non per me, meno male, per mia figlia. Sì, certo. Per mia figlia, che ancora non ho, perché questa per esempio era una ragazza giovane, per mia figlia. Ma quello non è il ragazzo che ho ora, lei sta guardando nel futuro, quello è un altro. Lasciamo perdere, ora pensiamo non stiamo a sottilizzare a fare l'album delle fotografie future, ora pensiamo al sodo. No, e lei vede nel futuro, vede di là. E allora tornano per mia figlia. Però a questo punto si entra in una discussione completamente differente. Te, se hai liberato completamente la tua persona, hai rotto, hai spezzato la catena. L'alieno non torna più neanche per i tuoi figli, perché non ti trova più, non sa più dove sei. Se invece te sei quello che dice no, io gli alieni poverini li voglio tanto bene, li mando via quando vengono, però loro tornano, poi ti ritrovi con loro che ti pigliano i figli. Per questo io dico sempre, fammi una bella cosa, una bella pulizia una volta tanto fa bene, no? Ecco, questa è l'idea, che bisogna sempre portare avanti questo tipo di discorso fino in fondo, non avere mai la paura di aver fatto un discorso a metà. Che ti frega? Ma l'alieno poverino ha bisogno. Ecco, ho capito che ha bisogno, e allora te fai una bella cosa, scegli. O aiuti l'alieno, oppure lui ti ammazza a te. Cosa scegli? Guarda nel futuro, cosa succede se non fai niente. Guarda nel futuro, e lì il futuro, è un'altra stanza. La parte anemica, 30 secondi di silenzio, e fai no, no, così no, no, ecco, capito? No. Ora, mettiamoci d'accordo, cerchiamo di... anche perché sennò poi torni da me un'altra volta. Voglio dire, insomma, la fatica è tremenda di queste cose qui. Perché è faticoso questa cosa qui, è faticosa combatterla. Allora, finalmente, se te stacchi, spezzi tutti i nodi del pettine, loro veramente non vengono più e non verranno mai più. Quanto tempo ci vuole per liberarsi del problema? Devo dire non lo so, perché non abbiamo ancora le statistiche finali. Perché siccome questi sono procedimenti abbastanza nuovi, non ho una statistica che potrebbero dipendere, le velocità di liberazione, da tutta un'altra serie di problemi che io ora non conosco. Però devo dire questo. Non so se avete notato, qualcuno di voi l'avrà visto, che io ho messo su internet, nei 2 nostri siti e anche su Facebook, il racconto di una ragazza che ho intitolato 105 mail, eccetera, eccetera. Attraverso queste 105 lettere che ci siamo scritti in 2 mesi e mezzo, questa ragazza da sola si è liberata seguendo gli esercizi mentali che gli dicevo io. Questo vuol dire 2 o 3 cose, non una sola. 1, che l'ipnosi non è necessaria. 2, che ci vuole una forte volontà. 3, che ci devi stare dietro. Perché se io mi sono scritto 105 volte con questa donna, essendo che io ho 1500 mail alla settimana, non so se avete idea di cosa devo fare io per rispondere alle persone, e gli devi stare dietro.
perché questa, andate a leggere le ore a cui mi scriveva, a luna di notte, a mezzanotte, alle 3 di mattina, e poi subito dopo io gli rispondevo e magari lei dopo 10 minuti mi rispondeva già un'altra mail a cui io dovevo rispondere un'altra volta. Se passavano 5 ore che io non gli avevo risposto, ecco, lo sapevo che mi ha abbandonato. Così. Questo è uno dei